Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, energie per l'inverno 2024. Ok, abbiamo il carro, amici del cancro. Quando c'è il carro si parla di un movimento, di una nuova direzione, di una scelta, diciamo così, per dare una direzione a una situazione piuttosto che ad una relazione. È anche una carta che parla di spostamenti, di viaggi. Diciamo che in buona sostanza è una carta che vi dice che prenderete in mano le redini della vostra vita. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui, e poi ci sono i link alle previsioni per il 2024 e al corso di tarocchi che ci sarà a gennaio 2024. È un corso online dal vivo e sotto trovate insomma il video per capire di che cosa si tratta. Allora, partiamo con un 8 di spade, un 10 di spade, appeso e ruote della fortuna, eremita, 10 di bastoni, e 2 di spade. Allora ragazzi, come vi dicevo all'inizio, qui c'è il carro. Si tratta di prendere in mano le redini della vostra vita e sento che con questo 8 e 10 di spade avete bisogno di pulire un pochettino. Potrebbero essere certi pensieri oppure potrebbero essere anche certe emozioni o le due cose insieme. Diciamo che l'otto di spade è una carta che parla di autoboicottaggio, di qualcuno che vede tutto nero, che fondamentalmente vede più nero di quello che è, proprio perché è in questa modalità di bassa vibrazione. E difatti anche qui il 10 di spade, al contrario, mi dice che è come se non riuscisse a lasciare indietro questo modo di pensare. E qui abbiamo anche l'appeso. L'appeso è una carta che vi dice che avete bisogno di accettare qualche tipo di situazione per far arrivare la ruota della fortuna, per cambiare il karma o come questa sensazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'otto di spade, morte e mago. Due arcani maggiori. Allora, io qui ho la sensazione che dobbiate un po' capire, o meglio, l'inverno sarà favorevole per imparare a creare la vostra realtà, a tagliare con i vecchi schemi di comportamento, con i vecchi pensieri, con le vecchie attitudini negative. Vi ricordo che l'otto di spade è anche una carta di qualcuno che si sente vittima, si sente isolato, si sente impossibilitato a muoversi, si sente ammalato, ok? Ed è qui che entra in gioco il carro. È ora, durante quest'inverno, di prendere in mano le redini della vostra vita, di tagliare con questi atteggiamenti e di creare la vostra realtà. Con la carta del mago avete tutte le doti, le capacità, gli strumenti per fare quello che desiderate. Ci potrebbe anche essere una sorta di progettazione per un nuovo inizio, eh? Andiamo a vedere il 10 di spade. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, e poi dopo vi do un'idea per i single, per le coppie, le famiglie, gli occupati, i disoccupati, insomma, andiamo a vedere un po' una carrellata generale. Allora, il 10 di spade è spiegato da un re di spade e da un 3 di bastoni.
Sento che è come se ci fosse la voglia di andare oltre, di lasciarsi indietro certi problemi, certi condizionamenti, certe lotte egoiche, certe rigidità, insomma. Andiamo a vedere l'appeso. 3 di pentacoli e asso di spade. Mm. Allora ragazzi, vi dico, qui ci potrebbe essere qualche familiare o qualche persona vicino a voi che vi dirò, allora, uno potreste vivere insieme, sorello, fratello, sorello, oddio, sorella, fratello, cugine, insomma, è come se ci fosse un familiare che vive con qualcuno di voi, ovviamente questo è un messaggio specifico, non risuona per tutti, però ho come l'idea che bisogna un attimino affinare la comunicazione, c'è un asso di spade, comunicare la propria verità, mettere delle regole come, no? Perché si è in una situazione con la carta dell'appeso dove è come se non si riuscisse o se si pensasse di non riuscire ehm, ad avere un'alternativa. Vi dico, è come il sono obbligato a stare con questa persona, sono obbligato a collaborare con questa persona, oppure mi sono ritrovato a stare vicino a questa persona, non ci posso fare niente, però è meglio parlare chiaro, è meglio stabilire le regole da subito per creare una collaborazione proficua. Vi dico, c'è anche adesso, andiamo a vedere la ruota, una carta per la ruota, re di denari. 7 di bastoni. Allora, quando c'è la carta dell'appeso vi invitano anche a vedere le cose da un altro punto di vista e qui ho la sensazione che vi dicano di darvi l'opportunità di, diciamo, entrare dentro l'altra persona. Perché è vero, ci sono come delle regole, dei paletti da mettere, però è anche vero che credo che faccia parte di questo vostro atteggiamento, perché voi comunque vi sentite in una posizione di svantaggio nei confronti di questa persona, se fosse un partner nei confronti del partner, se fosse tipo il lavoro nei confronti degli altri, no? Andiamo a vedere questa eremita. 9 di coppe e 8 di coppe. Allora, devo dire che questa eremita e queste due, questo gruppo di carte mi dicono che potrebbe esserci un periodo di isolamento ricercato da voi. Cioè, proprio per la serie lasciatemi stare, sto con me stesso, faccio un lavoro di ricerca interiore, cerco magari di appunto lavorare su questa morte, su questo mago, capire che cosa lasciare indietro, che cosa portare avanti. Interessante perché anche qui c'è un 10 ed è proprio la carta delle responsabilità, il 10 di bastoni. Andiamo a vedere. 2 di pentacoli, sacerdotessa che è un altro 2, 2 di coppe, 2, 4, 6 e qui abbiamo un 6 di spade. Wow! Che tra l'altro 6 di spade è anche questa una carta che mi dice che è ora di pulire con certe credenze. Allora, partiamo subito, cioè, ho ancora il 2 di spade, le tiro giù e vi dico poi subito un messaggio perché sennò ho paura di dimenticarmi. Carro e mondo. Allora, partiamo subito dal fatto che se siete in coppia e state facendo un lavoro di ristrutturazione, o comunque il o la vostra partner ha intenzione di fare un qualche cosa, di comprarsi qualche cosa per il proprio lavoro,
o fare appunto ristrutturazioni per la casa o cose di questo genere, tenete sempre presente che non è vostra responsabilità finanziare i progetti del partner. Questo ve lo dico perché mi è arrivato così. Adesso andiamo per ordine. Partiamo dalle coppie, visto che comunque da lì sono partita già. Allora, se siete in coppia, ragazzi, devo dire che qui ci sarà un movimento in avanti, più a livello mentale, grazie a questo eremita, al lavoro di ricerca interiore che farete, al fatto che vi lascerete indietro certe responsabilità, al fatto che comunque, diciamo, inizierete, mi viene da dire, ad avviare un processo di trasformazione, un nuovo inizio. Ma è proprio un qualche cosa, prima di tutto, succederà a livello mentale. Sapete, ci sono due correnti energetiche, una che sale e l'altra che scende. Quella che sale permette di, diciamo, collegarsi con il divino e quella che scende permette di radicare i sogni e le cose che si sviluppano in alto nella testa, sesto chakra, quinto chakra, ne parlo. E poi, insomma, l'energia scende man mano fino a quando diventa terrena, pratica, concreta. Ehm, Adesso non mi ricordo perché ho iniziato a dirvi questa cosa, va bene, comunque. Per quello che riguarda i single, mm, allora, per quello che riguarda i single, devo dire che potrebbe arrivare una persona, secondo me una persona che potreste conoscere tipo a causa di una collaborazione, a causa del lavoro anche proprio, no? Per qualcuno anche in vacanza, se vi farete qualche giorno di vacanza durante quest'inverno. E però ho la sensazione che, di nuovo, qualcuno non si sente all'altezza di questa persona. In realtà qui le carte vi dicono cercate di creare almeno un dialogo perché molto lo fa il vostro modo di vivere in questo momento, di vedere le cose. Se voi cambiate questo modo di vedere le cose, automaticamente c'è la ruota della fortuna, cambia anche il karma, ma cambia nel senso che cambia la linea di tempo. Quando le vibrazioni si alzano, si cambia linea di tempo. Allora, se diciamo parliamo della famiglia, a livello familiare, affetti vicini, ecco. Allora, devo dire che l'aria potrebbe essere un pochettino tesa. Ci sono delle questioni ancora in sospeso che devono essere regolarizzate. Per qualcuno potrebbero essere questioni di soldi. Però diciamo che tutto sommato non è un periodo di grossi movimenti, di grossi cambiamenti. C'è un'energia un po' così e così resta. C'è un qualche tema da concludere, da cui bisogna muoversi. Vi dirò, a livello economico, quindi l'economia, le finanze, qui cioè, ci potrebbe essere un legame tra il discorso familiare e il discorso delle finanze, perché ho come la sensazione che ci siano dei progetti da sviluppare, dei progetti da portare avanti, o anche dei progetti da iniziare, qualche cosa di cui si vuole parlare o si parlerà in quest'inverno, che ha bisogno di essere valutato con attenzione perché potrebbero esserci delle non sono spese impreviste, però ho come l'idea che siano doppie spese. Vi faccio un'ipotesi di doppia spesa. Compro, non lo so, un microfono. C'ho in testa il microfono adesso. Compro un microfono economico perché dico che tanto non vale la pena spendere tanto per X motivi. Lo compro economico e quando lo provo non funziona. Quindi magari lì il fatto di aver speso poco fa sì che io debba investire altro tempo per magari fare il reso, se lo fanno. Quando non fanno il reso vuol dire che ho buttato via soldi e via dicendo, no? Quindi è un po' quel discorso lì, valutare bene che cosa comprare per non rischiare appunto di fare delle spese doppie. Vi dico, potrebbero esserci degli alti e bassi a livello finanziario, a livello economico,
ehm, più che tutto legato a delle cose che, come vi dicevo, avete ancora in sospeso. Come se ci fossero, non dico dei debiti, però delle cose da chiudere. Magari non sono debiti, magari è, non lo so, la scadenza di una rata di una fattura. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, allora devo dire che ho come la sensazione che molte persone diventeranno autonome o inizieranno a fare dei passi a muoversi per, per lavorare da soli. Se per caso siete dipendenti o siete, diciamo, alla ricerca di un lavoro, sento che potrebbe entrare un lavoro dove comunque, anche se avete un capo, potrebbe essere un lavoro molto dinamico, ma dove comunque vi gestite da soli. Non avete bisogno di seguire un iter o essere come aspettare che qualcuno faccia un passaggio per farlo poi voi e perché poi qualcun altro possa farlo. È proprio un qualche cosa in autonomia, in completa indipendenza e sento che vi darà delle soddisfazioni, sinceramente, ok? Che cosa mi manca da dire? Il 2 di spade, che è spiegato da un carro al contrario e dal mondo al contrario. C'è un'altra carta di spostamenti qui, due carte di spostamenti. Allora, qui sento che il punto è prendere in mano le redini della propria vita, capire da che parte andare, che cosa vi giova e che cosa no, chiudere durante quest'inverno un po' con l'attitudine che avete nel porvi alla vita. C'è un detto che dice sorridi che la vita ti sorride, per la serie emana vibrazioni alte e la vita ti risponde con vibrazioni alte. Però qui è come il vado, faccio questo passo, faccio questo spostamento o non vado. Diciamo che potrebbero esserci ancora dei dubbi. Vi dico, ho come l'idea che qualcuno stia valutando il fatto di spostarsi di casa, di cambiare casa. Portate pazienza, cercate di vedere tutte le varie sfaccettature di questo progetto che avete. Se per caso vi state aspettando un aiuto dalla famiglia, purtroppo non sento che arrivi. Arriverà un aiuto, ma non è quello di un familiare, per capirci. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi, scusate, con gli oracoli di i Koan Zen. Andiamo a vedere, sono messaggi tibetani su cui meditare. All'ombra di noi stessi ci chiediamo perché mai è buio. Lo sento qui. 8 di spade, 10 di spade. Eremita. L'eremita è la carta del ricercatore, eh? Avete bisogno di far pulizia dentro. Cercate quelle che sono le vostre credenze limitanti, lasciatele andare, i pensieri negativi, i pensieri autoboicottanti, io non valgo, io non merito, come faccio a uscire di qui, capitano tutte a me. Andiamo a vedere un oracolo dei guerrieri di luce. Wow, quanti. Ecco, seme stellare. Alza le vibrazioni del pianeta attraverso la tua radiante luce d'amore, amorevole. Wow. Sì, c'è bisogno di alzare le vibrazioni qui, ragazzi. Creazione. Sì, essere creativo è un bellissimo modo, diciamo, di sviluppare, adesso mi manca la traduzione specifica di una parola, però di sviluppare la tua anima senza confini. È un po' come dire che stare in un mondo o in un modo, in una modalità creativa vi dà la possibilità di espandere la vostra anima. E poi qui abbiamo visione. Abbi fiducia nella tua abilità di creare la visione nella tua anima. Ce l'ho molto qui questa cosa, no? Nel senso che voi avete la capacità di creare la vostra vita, dovete solo chiudere con questa situazione in sospeso, che secondo me potrebbe essere a livello familiare con una persona a voi vicina, e poi vedrete che, guardate,
Mi viene in mente la vision board, cercatelo su internet. La vision board è una lavagna che si fa, fa parte delle tecniche di legge detrazione ed è una lavagna dove si, diciamo, appiccicano tutte le foto delle cose che voi vorreste. Cercatela. Amici del cancro, questa era la lettura. Spero che vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, la vostra iscrizione, la condivisione del video o il vostro abbonamento. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!